del cesso di albicocche e con queste albicocche andremo a fare delle cose molto particolari. Prima di iniziare voglio parlarvi un pochino delle albicocche, quindi la materia prima che andremo a utilizzare. Le albicocche devono essere mature, possibilmente dovrebbero maturare sull'albero. Per capire che l'albicocca è maturata sull'albero dobbiamo vedere la superficie, dobbiamo vedere questo colore rosso con questa puntinatura. Questo è un segnale che l'albicocca è stata fatta maturare naturalmente. Se poi troviamo anche qualche albicocca che c'ha ancora le foglie, questo naturalmente ci fa capire che non solo sono maturate sull'albero, ma probabilmente queste sono anche a chilometro zero. Quando apriamo l'albicocca ci troviamo all'interno un nocciolo. Questo nocciolo normalmente che facciamo? Lo prendiamo e lo buttiamo. Io non lo butto. Andando ad aprire il nocciolo noi ci troviamo una piccola mandorla. Con questa piccola mandorla mia nonna faceva un torrone buonissimo, come il torrone di mandorle che normalmente siamo abituati a mangiare, però con un gusto leggermente diverso. Erano naturalmente altri tempi, non c'era il benessere che c'è oggi, quindi anche un qualcosa di vile poteva essere trasformato in cibo. Io però quello che voglio fare oggi è anche un piccolo esperimento, ossia queste mandorle, prima di trasformarle in torrone, voglio mettere nell'alcol e voglio vedere se riesco a ottenere un liquore di maraschino. Il maraschino normalmente si fa con i noccioli delle amarene, è qualche anno che io non riesco assolutamente a trovare le amarene. Per me è importante il maraschino perché io lo utilizzo per fare la bagna per i dolci, lo utilizzo sulla frutta, va molto bene sulla macedonia, è speciale sui fichi d'India. Certo posso mangiare i fichi d'India anche senza maraschino, ma credetemi, non è la stessa cosa. Quindi iniziamo col fare la marmellata e poi queste altre cose le facciamo man mano. Laviamo le albicocche molto bene, le facciamo stare un pochino nell'acqua e poi le andiamo a dividere a metà. Come vi ho detto, questo è preziosissimo e lo mettiamo da parte. E questa è l'ultima. Adesso dobbiamo vedere qual è il peso delle albicocche. Un chilo e 3. Per fare la buona marmellata dovremo mettere la stessa quantità di zucchero e di frutta. Io magari per placare qualche senso di colpa faccio un pochino di sconto, metterò 1,1 kg di zucchero. Quindi vado a mettere lo zucchero e poi lo vado a mettere sul fuoco. Per la marmellata io ho utilizzato sia lo zucchero di canna che lo zucchero bianco. Ora che lo zucchero si è sciolto possiamo abbassare la fiamma, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere. Dopo 40 minuti la marmellata è quasi pronta, possiamo togliere il coperchio. Intanto che finisce la cottura andiamo a sterilizzare i vasetti. I vasetti di vetro vanno messi in acqua fredda e vanno fatti bollire per 20 minuti. Dopo i primi 10 minuti andiamo anche ad aggiungere i coperchi. Ed ora che i vasetti e i coperchi sono perfettamente sterilizzati, li scoliamo dall'acqua e li mettiamo ad asciugare sul canovaccio. Mettiamo la marmellata nei vasetti quando è ancora rovente, quindi aiutiamoci con le pinze per non scottarci. Puliamo il bordo del vasetto con della carta bagnata e andiamo subito a chiudere con il suo coperchio. Ho pulito l'esterno dei vasetti e adesso con forza vado a chiudere per bene il coperchio in maniera tale che si va a formare il vuoto. Come ci accorgiamo che si è creato il vuoto? Il vasetto appena chiuso ha il tappo che fa clic clac.
Quando si produce il vuoto, questo rumore non lo sentiremo più. Andiamo a premere e non ci sarà nessun movimento della capsula. Per rompere il nocciolo io utilizzo un pestacarne. Queste sono le mandorline che ho ricavato dai noccioli, non sono tante, quindi sicuramente per fare il torrone andrò a mettere anche delle mandorle normali, però comunque per fare il maraschino sono più che sufficienti. E ora andiamo a versarci l'alcol a 95 gradi. Chiudiamo per bene e questi li lasciamo in infusione per 7 giorni in un luogo a riparo dalla luce. Sono passati 7 giorni, queste sono le nostre mandorline nell'alcol, l'alcol ha assunto questo colore leggermente ambrato, adesso possiamo andare a preparare lo sciroppo. Nella pentolina mettiamo 1 litro di acqua, questa è acqua oligominerale naturale, e lo zucchero. Questo è lo zucchero bianco, il liquore con lo zucchero di canna viene torbido, quindi mettiamo lo zucchero bianco. Facciamo sciogliere lo zucchero nell'acqua e poi portiamo a bollore. Deve bollire per circa un paio di minuti, poi dopodiché spegniamo e lasciamo perfettamente raffreddare prima di aggiungere l'alcol. 2 minuti di bollore sono passati, possiamo spegnere e lo facciamo raffreddare. Coliamo l'alcol. Lo sciroppo è freddo, lo possiamo unire all'alcol. E ora possiamo mettere nelle bottiglie. Il maraschino è pronto, andiamoci a mettere un tappo. Però per l'assaggio voglio aspettare un pochettino, lo voglio far riposare. Quindi vi scriverò nei commenti che cosa ne penso. Se con questo maraschino fatto con i noccioli delle albicocche possiamo tranquillamente sostituire il maraschino, quello classico fatto con i noccioli delle amarene, che attualmente sono introvabili. Per fare il torrone abbiamo bisogno delle mandorle. Queste sono delle mandorle pelate, però si possono utilizzare anche quelle che non sono state pelate. Insieme a queste mandorle io andrò a mettere le mandorline che ho ricavato dai noccioli di albicocca. Poi abbiamo bisogno dello zucchero, io impiego lo zucchero di canna e abbiamo bisogno ancora di un pochino di miele, questo è miele biologico. Come vedete qui abbiamo anche un limone, poi vi faccio vedere a cosa mi serve il limone e poi è importante avere una spatola per poter lavorare il torrone. Quindi mettiamoci all'opera e vediamo come si fa questo torrone meraviglioso alle mandorle. E le mandorle le facciamo asciugare sulla carta. Andiamo a unire anche le altre mandorle. E sminuzziamo il tutto grossolanamente con un coltello. In questa padella antiaderente mettiamo lo zucchero. Io impiego lo zucchero di canna, ma si può utilizzare anche lo zucchero bianco. E ci mettiamo il miele. E incominciamo a fare sciogliere. Quando lo zucchero incomincia a sciogliersi, possiamo aggiungere le mandorle e andiamo a mescolare. E continuiamo a mescolare fino a quando non si è caramellato.
Dopo un quarto d'ora lo zucchero è perfettamente sciolto, lasciamolo ancora sul fuoco per un paio di minuti e poi lo andiamo a stendere. Ed ora con il limone andiamolo a schiacciare. Naturalmente è caldissimo, quindi questa operazione con le mani non la possiamo fare. E quando lo zucchero ancora non si è raffreddato completamente, andiamolo a tagliare.